Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, perdonatemi l'assenza di questi giorni, ma come avrete letto dal post nella community di YouTube, problemi di salute risolvibili, alla fine è un molare del giudizio che ho dovuto togliere e che mi sta rompendo le scatole da 15 giorni. Ieri non riuscivo nemmeno ad aprire la bocca, oggi con qualche antinfiammatorio riusciamo a farci una chiacchiera, anche se andare live è ancora proibitivo, ma arriverà in questi giorni una live con i nostri ospiti per fare il punto della situazione e tornare un attimo su Fiorentina-Napoli e sulle parole del presidente in questa conferenza stampa, ciò che andremo a fare quest'oggi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti a livello cronologico, e andiamo a vedere cosa è successo ieri e poi andiamo ad analizzare le parole del presidente nella conferenza stampa di presentazione poi di Di Maro e di Casteldisrango, i due ritiri di quest'estate. Fiorentina-Napoli. Fiorentina-Napoli 2-2, un punto che non serve praticamente a niente, anche se ci tiene ancora attaccati a questa speranza. Possiamo forse raggiungere l'ottavo posto vincendo con Lecce, la Fiorentina così, così. Non c'è niente più da sperare, la situazione è difficilissima e non meritiamo assolutamente di entrare nelle coppe europee. C'è gente che ha fatto un campionato molto migliore del nostro e c'è gente che ha fatto un campionato con più voglia di arrivare dei nostri calciatori. Ieri partita di sufficienza, ecco, del nostro Napoli, anche se non è che è cambiato poi tantissimo dal Napoli della settimana scorsa o dal Napoli che abbiamo già visto. Si è sbagliato un tantino meno, al di là dei gol presi, ma ci arriviamo. Allora, la cosa che volevo un attimo dire per tutti quelli che poi vorrebbero Italiano sulla panchina, ragazzi, Italiano è questo. Italiano è quell'allenatore che ha una sola idea di gioco, sempre alla stessa maniera, e se poi non riesci nemmeno a vincere in casa contro un Napoli che è stato tramortito da chiunque, io qualche domanda me la farei. Qualche domanda me la farei. Poi possiamo anche dire che la Fiorentina ha sicuramente pagato i tanti impegni di quest'annata, sta pagando un tantino fisicamente, lo si vede dai chilometri percorsi della Viola rispetto al Napoli, quasi 9 chilometri in meno rispetto agli azzurri. E non è un dato da poco, visto che il Napoli poche volte quest'anno ha corso più dell'avversario, quindi correre meno del Napoli vuol dire che c'è qualcosa che non va. È un calo fisico come da programma, siamo quasi a fine maggio, hai giocato una stagione, un'ottima stagione sia in Coppa Italia e in campionato, ci sta perdere, perdere un tantino a livello fisico. Detto questo, prima di arrivare ai gol, al di là delle due prodezze, una di Biraghi e l'altra di Quara, quella di Quara più bella perché era un tantino più lontano e la palla prende un giro fantastico, quel giro da PlayStation, tra virgolette. Il Napoli fa il primo gol su calcio d'angolo, segnando da calcio d'angolo, e statisticamente siamo pure la squadra che ne ha battuti di più da inizio anno, quindi rendiamoci conto quanti calci d'angolo abbiamo sprecato. E poi è il calcio d'angolo di ieri, è quel calcio d'angolo che ho già detto in video passati, è quello che mi piace di più, quella palla che arriva in quel quadrato giusto davanti al dischetto dell'area di rigore, e secondo me è una situazione per chi va a colpire di testa perfetta, perché hai tutta la porta davanti, tutto lo specchio della porta dove poter diciamo indirizzare il pallone. L'abbiamo visto con Koulibaly nel gol allo Stadium 2018, lo stesso gol di Materazzi contro la Francia nella finale della vittoria mondiale del 2006, quel pallone arriva lì, e il gol di ieri. Sono parabole che diventano difficili da contrastare per quanto riguarda i difensori, perché ci arriva sempre colui che sta facendo il terzo tempo o quel paio di calciatori che
col terzo tempo acquisito staccano tantissimo e diventano quasi imprendibili. Il gol di ieri non è stato con un terzo tempo e uno stacco imprendibile, perché Rachmani ha sovrastato fisicamente il diretto avversario con marcature blande. La difesa della Viola su quel calcio d'angolo, ne approfittiamo e andiamo in vantaggio. Ovviamente pareggia Biraghi, andiamo sotto sul 2-1 su una situazione telefonata, su una situazione che io avevo già schedato qui sul foglio della partita. Al 17esimo io mi scrivo questa cosa: non voglio vedere più le rimesse dal fondo giocate così corte, perché ci facciamo del male. Così è stato. Giocare la palla al limite dell'area di rigore o dentro l'area di rigore per quanto riguarda il Napoli quest'anno non è possibile. Non è possibile perché non hai Pepe Reina, non hai un portiere con i piedi decenti, non hai lucidità su tutta la linea difensiva per potertene uscire con triangolazioni come era l'anno scorso, creare gli spazi e poi partire con mezzale e esterni d'attacco. Quindi perché continuarla a fare e farsi del male? Calzona mi potrebbe rispondere, ma Calzona comunque tira acqua al suo mulino, la squadra tira acqua al proprio. È una, diciamo che sono tante sedi distaccate il Napoli che vorrebbero sembrare una società solida, ma non lo è. Parliamo di Kvaratskhelia perché gli è stato dato 6 e ha preso un voto più basso di quello di Rachmani, per esempio, in tante pagelle. Per me Kvaratskhelia ieri è da 7, ma non solo per la prestazione in campo, perché tante palle comunque sono state perse, tanti dribbling non sono andati in porto, però Kvaratskhelia ti ha portato il gol del vantaggio da cineteca, da calciatore di qualità, quale è, ha ingoiato un altro rospo per quanto riguarda la sostituzione, perché qualsiasi allenatore che vuole vincere la partita in quel momento lascia Quare in campo, fa entrare Lindstrom, toglie un centrocampista o addirittura un difensore per riversarti in avanti. Non hai nulla da perdere, non hai nulla da perdere e dovevi provare a vincerla questa partita per al limite alimentare un tantino di più le speranze per poter arrivare ad una conference, ma le speranze si sono chiuse, finite, è tutto finito ieri sera, quindi non c'è niente da commentare da questo punto di vista. Volevo solo dire una cosina per quanto riguarda la voce di Allegri e i falli in campo. Allora, il Napoli è una squadra che da inizio campionato, non sto facendo il piangina, assolutamente, analizzo solo dati. E il Napoli è la squadra che è stata meno tutelata in assoluto per quanto riguarda falli subiti e gestione dei cartellini. Ieri lo stesso, la Fiorentina fa 16 falli, il Napoli 14, noi concludiamo con 2 ammoniti e uno in casa viola. Ma non è questo il punto è che Kvaratskhelia subisce 46.000 falli a partita. Al primo fallo che fa Quara, perché ovviamente quando tu vieni preso a calci per 50, 60, 40 minuti, 90 minuti, anche il calciatore più calmo parte un tantino distinto e comunque arrivi in ritardo e fai fallo. Ti becchi il cartellino, va bene, ma c'erano tanti cartellini da dover dare sia durante il decorso del campionato e sia nella partita di ieri, ma questo è un dato di fatto. Quindi non stecchiamo l'allenatore, non prendiamolo prettamente con un gioco difensivo così come potrebbe essere un Allegri, così come potrebbe essere uno stile murignano, ecco, che comunque fa della fase difensiva e la ripartenza una delle armi principali, perché a livello di cartellini non siamo tutelati e quindi si potrebbe anche finire qualche partita in 10, 9 uomini, visto che al primo fallo che facciamo prendiamo l'ammonizione e per prendere un'ammonizione l'avversario ne deve fare 14 uguale ai nostri. Piccola parentesi che andava assolutamente fatta. Non mi è piaciuta la prestazione di forse Politano, un tantino sottotono, ma da quando ha messo quella firma sul contratto non è lo stesso.
Ottimo l'approccio di Mazzocchi, che avrebbe potuto giocare un po' di partite in più, visto il calciatore che è stato ieri, ma sappiamo che a parte Mazzarri, che ha cercato di mischiare le carte, di provare qualcosa di diverso in difesa, tra Garzia e Calzona siamo lì a livello di uomo su uomo, cambi che comunque non si capiscono. Poteva giocare in Gonge dall'inizio, forse, che comunque appena entra vuole strafare, vuole mettere in difficoltà il diretto avversario. Se sono due di fronte, cerca di saltarli e mettere il compagno in condizione di segnare. Si poteva fare un tantino di più a livello di gestione totale del match. Scusatemi se mi fermo, ma comunque il dente sta bene, ma riesco, dai che lo portiamo a casa questo video. Volevo analizzare un attimo la situazione portiere, non per scagliarmi contro Meret, assolutamente. Voi sapete benissimo come la penso, solo che al di là dell'errore di Politano su quel fraseggio basso, dove poi Zola si prende il pallone, fa la finta e la mette sul secondo palo, un 25% non di colpe, ma di concorso di colpa io lo devo dare per forza a Meret. Palla comunque lenta, avevi il primo palo coperto dai calciatori del Napoli e c'eri anche tu sul primo palo, quindi situazione abbastanza leggibile. Sai benissimo che l'avrebbe messa sul secondo palo. Io non dico di evitare la rete, però almeno arrivarci vicino a quel pallone, sai, con le dita, spizzarlo, poi al limite va a finire anche in porta, però almeno a livello posizionale forse si poteva fare qualcosina in più. Non sono un portiere e né tantomeno voglio fare l'allenatore dei portieri da grande, commento da grande poi. Quando rinasco commento solo ciò che vedo. Il punto è, qualche parata vorrei vederla, ecco, non tutti i tiri che vanno verso la porta sembrano quasi destinati a finire nel sacco. Ma non faccio la croce a Meret, conosciamo il portiere che è, per amor di Dio. Allora io lo dico e lo sto dicendo da sempre, a Napoli serve un portiere, ma non da ieri e nemmeno da oggi, serve un portiere dal dopo Ospina, non è stato fatto. Detto questo, andiamo a vedere cosa ha detto il presidente, perché è una situazione che mi ha svuotato tantissimo. Io non ho caricato video appunto per questa questione mandibola e la bocca che comunque stentava ad aprirsi in questi giorni. Però la conferenza del presidente mi ha svuotato tantissimo, perché credevo in un Napoli pronto, o meglio avanti col progetto per l'anno prossimo. Invece, a quanto abbiamo sentito, siamo ancora in alto mare. Poi mi auguro, come sempre, perché sono una persona che pensa sempre positivo, mi auguro che sia il grande bluff del presidente, ma non credo, per come sono stati esposti i fatti, per come si è espresso anche su Kvaratskhelia e indirettamente sull'allenatore che possa arrivare a Napoli. Siamo in alto mare. Poi ci andiamo anche sulla questione stadio, ma faremo un video apposta, o ne parleremo in questi giorni in una live con i nostri ospiti per quanto riguarda la questione stadio, perché c'è un detto a Napoli che volevo condividere con voi e credo che siate tutti d'accordo. Il detto, ovviamente preso in italiano: il parlare chiaro è fatto per gli amici, o parla chiaro è fatto per l'amici, si dice. Cosa significa? Significa che più si è chiari a livello espositivo e meno intoppi ci possono essere in una relazione tra due o più persone. Visto che l'anno scorso ci siamo sentiti dire, o meglio, quelli che sono andati al Maradona se lo sono sentiti dire poi dal vivo: vincere, vinceremo, continuiamo così, dobbiamo quantomeno provare a ripeterci, eccetera, eccetera, eccetera. Allora sono parole che uno pesa, sono parole che uno
crede che poi non ci si riesce. È un altro paio di maniche, però che il presidente viene oggi o ieri, quando è stata la conferenza, l'altro ieri, eccetera, eccetera, che poi mi si viene a dire io lo sapevo che la stagione di quest'anno poteva andare così. A giugno non lo sapevi, cioè lo sapevo cosa significa. Se lo sapevi potevi correre ai ripari, per quanto mi riguarda, in un senso logico della situazione. La stessa cosa per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia ha un contratto 2027-2028, non lo so, anche approssimativo comunque nella risposta su Quara. Già che sei così approssimativo a me già non va bene, perché il contratto lo sai benissimo e lo dovresti sapere benissimo quando finisce, quando inizia e quando prende Kvaratskhelia, perché poi sono soldi tuoi e dalla tua tasca. Quindi già io non tollero l'essere approssimativo. Poi non tollero diciamo il non affrontare la situazione, perché Quara va adeguato a livello di stipendio e gli va presentato un contentino, mettetela così, un premio. Kvaratskhelia è l'unico quest'anno del Napoli, insieme poi ad Osimhen, con tutti gli alti e bassi che ha avuto, presenze mancate, Coppa d'Africa, eccetera, che comunque hanno cercato di dannarsi per buttarla dentro. Parliamo di un calciatore che ha fatto 11 gol e 8 assist ed è a un gol, se non erro, correggetemi se sbaglio, nella sezione commenti ci confrontiamo come sempre, a un gol dall'anno scorso, in un'annata dove il Napoli non ha girato praticamente e soprattutto su quella fascia sinistra non abbiamo mai capito una beata mazza per il fattore mezzala che non c'è mai stata, che non funziona, il terzino che se non è Mario Rui è difficile farlo poi con Olivera quel meccanismo e portare diciamo Kvaratskhelia in condizioni di poter essere pericoloso, quindi ha dovuto sbrogliarsi tutto da solo, talvolta triplicato, talvolta quadruplicato nella marcatura. Quindi credo che vada comunque un attimo premiato e rivisto assolutamente lo stipendio, perché Kvaratskhelia non può prendere, se non erro, 1,3, 1,4, non può prendere così poco rispetto a un Politano che ha rinnovato e tutti i giuffrediani che hanno rinnovato a cifre maggiori. Quando ci si presenta per un rinnovo di un giuffrediano non si perde tempo. 48 ore, rinnovo sul tavolo, firma, finisce lì. Invece con Quara dobbiamo sentirci dal presidente. Io non ho mai sentito il padre, non ho mai visto nessuno. Sono chiacchiere che voi mettete sul giornale, girate il cacciavite in una ferita che aprite stesso voi, eccetera, eccetera, eccetera. Io un po' i coglioni me li sono rotti. Me li sono rotti perché, appunto, tornando a prima, il parlare chiaro è fatto per gli amici, anche sulla questione stadio ci sono state delle menzogne. Dobbiamo dirlo, io faccio lo stadio a Bagnoli 18 mesi, non 18 mesi, addirittura nella conferenza stampa il presidente dice che non era al corrente dei problemi di bradisismo e comunque la situazione, diciamo, tra virgolette, territoriale che vive la zona flegrea. Allora, dico io, è una cosa che si sa, credo, da più di 5, 6, 700 anni, se non vogliamo andare poi troppo indietro, se te ne devi uscire così, con la pezza a colore che poi a noi non piace, che al napoletano cerca di arrangiarsi nel suo privato, lavorativamente forse, e in determinate situazioni, ma per quanto riguarda il calcio e l'amore che c'è per questa maglia e tutto ciò che dà tutti gli anni, non accetta pezzi a colori, né tantomeno accetta prese per il culo. Io sono stato uno che fino a ieri, ma veramente fino a ieri, ha dato fiducia alla società ed è sempre stato da parte della società, mai scagliato, mai una 16, mai diciamo
non mi sono mai messo contro assolutamente la figura del presidente, che stimo ancora a livello imprenditoriale, tutto ciò che volete, però mi sono rotto le scatole di essere preso in giro, tutto qua. Il napoletano, fin quando diciamo non uno che è dall'altra parte a chiacchierare, non si fa debiti con la bocca. Il napoletano non chiede niente. Il napoletano non è che ti è venuto a chiedere il Maradona, ti è venuto a chiedere il centro sportivo, ti è venuto a chiedere tutte queste cose. No. Il napoletano però quando gli viene detto farò lo stadio, farò questo, farò quello, e allora il napoletano ci crede, perché crede sulla parola data, diciamo, dall'altra parte. Se poi dobbiamo venire a sapere che lo stadio non ci mettiamo un centesimo, vuoi lo stadio per 1 euro per 99 anni, eccetera, eccetera. Mi auguro che faccia il centro sportivo, ha parlato di scuole calcio, mi auguro che almeno questa sia una cosa che vada in porto, perché fare una scuola calcio, avere vivaio, una primavera che deve migliorare assolutamente, è cosa buona e giusta. Mi auguro che avvenga con il Maradona comunque, che verrà, vuoi o non vuoi, rinnovato con, scusate, con o senza il presidente De Laurentiis. Almeno per quanto riguarda il centro sportivo bisogna muoversi, a meno che non ci sia già una chiacchiera con una proroga per l'affitto dell'impianto di Castelvolturno dove stiamo adesso, che può anche darsi che ci sia una proroga, anche perché non credo che a settembre metti la prima pietra per l'eventuale centro sportivo e a giugno traslochi. Non credo che sia una cosa poi così celere. Poi lui ha parlato, io ho i miei architetti, ho i miei ingegneri, ho il mio tutto. Poi se tu hai gli ingegneri della NASA e i migliori al mondo, per amor di Dio, noi siamo qui a fare nostra colpa, tra virgolette, e ad alzare le mani. Però io a questa presa per il culo non ci sto più. E lo dico oggi perché poi, quando sarà e il presidente mi farà ricredere, sarò il primo a metterci la faccia e a dire: ah, meno male, posso ricredermi e posso ritirare forse un tantino le accuse, ma non possiamo parlare nemmeno di accuse perché sono solo considerazioni. L'ultima cosa, e concludo, perché non mi è andato assolutamente giù. Ieri ho letto Cajust è un calciatore che può far bene in una grande squadra. Bene, io non sono assolutamente d'accordo, perché Cajuste sta avendo anche minutaggio, ma un giocatore che nel primo tempo si mangia un gol già fatto e nel secondo tempo di testa la butta addirittura sopra la traversa in una palla quasi simile a quella del primo tempo che arriva dietro in area di rigore, dovresti quantomeno inquadrare la porta. Sei un centrocampista, non sei un centrocampista offensivo, è vero, però che miseria. Poi può darsi che Caiust mi smentisca l'anno prossimo, ma quanto spendi, tanto appendi. Quanto spendi, tanto appendi. 10 milioni e 10 milioni i piedi sono quelli da 10 milioni. Cari ragazzi, e non ci vendiamo assolutamente in giro. L'unica cosa che voglio dire a Calzona, quando vuoi vincere le partite, anche in futuro, basta rischiare un attimo, toglierlo un difensore o un centrocampista per mettere il quarto attaccante, e almeno ci si prova a portarla a casa la partita. Un abbraccio a tutti, sempre Forza Napoli, ci vediamo prossimamente sul canale. Ciao!